benvenuti nel canale di Avamore, sono Murena. Oggi vi porto il tema dell'aspettativa. L'aspettativa che noi abbiamo verso gli altri e in generale che ci ritroviamo nel mondo delle relazioni a dover gestire. In questo video andiamo ad analizzarlo e a capire anche quali sono gli strumenti che possiamo usare per imparare a gestirla. Cos'è l'aspettativa? L'aspettativa è un qualcosa che in base al nostro vissuto, alle nostre esperienze, noi già pregustiamo, ci aspettiamo qualcosa, che succeda qualcosa da qualunque situazione, che sia in una relazione di coppia, che sia in un ambito lavorativo, che sia nella famiglia. Comunque noi tendiamo ad avere una nostra aspettativa. Come imparare a gestirla? Per esempio in questo video immagino che ognuno di voi si faccia una propria idea. Qualcuno avrà l'aspettativa di trovare qualcosa di utile, interessante. In base alla vostra esperienza potrete dire: wow, questa cosa non me l'aspettavo, interessante. Oppure potrete restare delusi perché sono cose scontate che già conoscevate, o ancora vi nasce un'altra curiosità. Questi sono meccanismi che accadono normalmente nella nostra vita. Quando siamo nella coppia dove c'è un rapporto molto stretto, dove le energie di coinvolgimento possono essere molto forti, è possibile che questa aspettativa diventa un qualcosa che ci carica, ci porta delle emozioni che a volte non siamo in grado di controllare, di gestire. Cosa succede normalmente nelle relazioni? È possibile che noi deleghiamo all'altro il risultato di quello che accade, lo portiamo fuori di noi, ma la domanda reale da farsi è: che cosa io mi aspettavo? Perché ho avuto questa reazione? Che cosa è successo? Se noi abbiamo ottenuto questo risultato, la domanda da porci: che cosa noi ci stavamo aspettando? Qual era il nostro bisogno? Perché abbiamo avuto questo tipo di reazione? Questo succede nel 90% dei casi nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni appunto più intime. Facciamo l'esempio di una coppia dove noi siamo a casa, stiamo aspettando il nostro partner, ci siamo fatti un'idea di passare una serata insieme dove magari usciamo, abbiamo l'aspettativa che arriverà a casa, ci potremo fare delle coccole, eccetera. In realtà lui arriva a casa, è stanco e ci troviamo a dover gestire questa situazione. Abbiamo una delusione da questa risposta che non va a soddisfare il nostro bisogno. Questa cosa è normale, cioè siamo umani, quindi ci sta che restiamo delusi. Ma il problema è se riusciamo poi nel tempo a trovare un modo per comunicare al partner o alle altre persone qual è realmente il nostro bisogno. Spesso noi non siamo così consapevoli di quello che è il nostro bisogno reale. In quel momento abbiamo un desiderio, ci è arrivata quell'aspettativa, quel pensiero di passare una serata tranquilla, serena con il partner, ma in realtà è quello il nostro bisogno? Quali sono le motivazioni? Ma al di là delle motivazioni noi dobbiamo arrivare a capire quali sono le sottomotivazioni, perché a volte abbiamo l'idea che il nostro bisogno è di passare una serata fuori perché magari volevo far vedere il vestito nuovo agli amici, oppure avevo bisogno di stare con la persona amata perché avevo bisogno di coccole, ma spesso non siamo così consapevoli, così vicini del perché, da dove nasce questo bisogno, questa necessità. La cosa fondamentale è imparare a riconoscere quali sono i nostri veri bisogni, desideri, che cosa ci rende felici. E in questo noi non possiamo delegare all'altro. L'altro è un mondo diverso dal nostro. Partiamo dalle nostre culture, dalle nostre esperienze, e quelle ci portano a dare per scontate tutta una serie di cose che anche l'altro si può trovare a fare
perché ha tutto un altro tipo di esperienze, quindi non possiamo dare per scontato che quello che per me è reale, quello che io penso che l'altro dovrebbe capire, che lui lo possa capire realmente. Non perché è stupido, ma perché ha un altro tipo di esperienza. Prima di tutto noi dobbiamo andare a fare un'analisi, dobbiamo farci una nostra idea, dobbiamo farci delle domande del perché io sto vivendo questa sensazione che, ripeto, è anche legittima. Noi regolarmente in ogni momento della nostra giornata ci aspettiamo qualcosa dagli altri. Non ci sta che poi si accumulano delle delusioni, soprattutto con appunto le persone che amiamo, perché finisce che scarichiamo il nostro disagio, le nostre tensioni, i nostri bisogni non soddisfatti sull'altra persona. Addirittura in alcuni casi finiamo per dare la colpa all'altro, cioè è l'altro che non è riuscito a supportare il mio bisogno, è l'altro che non mi capisce. Arriviamo a queste frasi tipiche: ma tu non mi comprendi, non sei mai insieme a me, cose di questa natura. E l'altro ci guarda con due occhi così, come per dire: che cosa sta succedendo? Mi trovo questa reazione inaspettata. Quando noi andiamo in accumulo di aspettative, di desideri, bisogni non soddisfatti, tendiamo poi a esplodere. Arriviamo, ognuno poi al suo modo, il suo carattere, ma rischiamo di arrivare a dirgli in una volta sola tutto quello che non abbiamo mai detto, creando un disastro. Anche perché, come dicevamo prima, non è detto che la motivazione di quel momento, quello che è uscito in modo istintivo, con una natura che è quella, diciamo, più viscerale, che nasce dall'emotività, non nasce dall'emozione, rischiamo di non aver spiegato realmente, di non essere andati veramente vicini al nostro bisogno. Vi sto parlando di emotività perché l'emotività, attenzione, non è emozione. Noi dobbiamo riuscire in prima analisi a farci delle domande, a capire che cos'è che ci serva. Dietro al mio bisogno di uscire in quella serata o di essere contenuto, di avere delle coccole, che cos'è che ci sta? Mi sento insicuro? Ho paura di non essere abbastanza per l'altro? Piuttosto che invece ho avuto una giornata difficile e in questo momento ho solo voglia di avere qualcuno che mi tiene la mano. Questo è il motivo. Noi dobbiamo imparare ad analizzarlo, a capire qual è il nostro desiderio, il nostro bisogno, e a volte è un bisogno che quasi ci imbarazza, perché a volte sembrano bisogni che sono un po' infantili. In realtà non c'è niente di infantile. Il bisogno o la preoccupazione non ha un'età, nasce, arriva. Noi dobbiamo semplicemente imparare a elaborarla, imparare a gestirla e a comunicarla. Soprattutto dobbiamo imparare a comunicare con l'altra persona. Dobbiamo parlargli con il cuore, parlargli con l'emozione, dire che cosa ci saremmo aspettati in quella situazione. Come dicevamo, per riuscire a gestire queste emozioni, prima dobbiamo imparare ad esserne consapevoli, vivere delle relazioni mature. Il primo passo di amore dobbiamo farlo verso noi stessi. Dobbiamo imparare sia a riconoscere i nostri difetti e accoglierli per migliorarli, quindi non giudicarli, ma cercare di migliorarci. Ma dobbiamo imparare anche a valorizzare i nostri pregi, perché ne abbiamo tanti, quindi se noi lavoriamo su noi stessi, impariamo a riconoscere le nostre parti, quelle che ci piacciono di più, quelle che ci piacciono di meno, impariamo anche ad accoglierci con amore. Quando pensiamo di avvicinarci al poliamore, imparare a gestire le nostre emozioni, imparare a lavorare su questi aspetti diventa fondamentale. In generale, in tutti i gruppi, perché parliamo anche, come dicevo, di gruppi di lavoro, sul poliamore si innescano tutti quegli altri meccanismi
di cui abbiamo già parlato, di cui vi parleremo. In tutte le relazioni dove c'è un coinvolgimento affettivo forte, importante, è bene imparare prima a lavorare su se stessi e imparare a gestire queste emozioni senza scaricarle sull'altro. E quindi è importante non farci fregare dalle aspettative che alla fine conosciamo solo noi e non abbiamo comunicato all'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, seguiteci sul nostro canale, andremo avanti con questi argomenti anche parlando in altri modi della conoscenza del sé. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. A presto!